Gustavo Roll, torinese, nato nel 1903, è morto a 91 anni, quindi nel 1994. Gustavo Roll è stato, ed è ancora oggi, un personaggio molto discusso, un personaggio tanto discusso quanto affascinante. E Gustavo Roll è un personaggio discusso per gli stessi motivi per i quali risulta affascinante. Di lui molti testimoni, moltissimi testimoni, hanno raccontato e ancora raccontano, coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo, raccontano storie fantastiche, raccontano aneddoti incredibili, raccontano episodi che sembrano tratti da film di fantascienza. Ora, sarebbe troppo lungo citare qui, non dico tutte le testimonianze qualificate che superano di gran lunga il migliaio, ma sarebbe troppo lungo anche soltanto citare i tipi di fenomeni che, secondo i testimoni, Roll metteva in atto, dalle previsioni alla materializzazione di oggetti o disegni, dalla bilocazione allo spostamento di oggetti con la forza del pensiero, dalla levitazione alla telepatia e così via, in un elenco straordinario di testimonianze. Bene, di fronte ad un personaggio del genere è facile porsi in due modi diametralmente opposti. Da una parte ci sono coloro che l'hanno conosciuto bene e che hanno affermato e affermano di aver assistito personalmente a fenomeni straordinari. Attenzione, i testimoni di Roll non sono persone sprovvedute, anzi si tratta molto spesso di personaggi molto noti e dalle, direi, indubbie capacità intellettive. I testimoni ovviamente propendono per la genuinità, diciamo così, di Roll e dei suoi fenomeni. Dall'altra parte, come sempre succede in questi casi, ci sono coloro che, negazionisti per formazione mentale, direi, dichiarano apertamente che i testimoni si sbagliano tutti e che Roll, in sostanza, prendesse in giro tutti coloro che lo circondavano, perché non faceva altro, secondo questi negazionisti, perché non faceva altro che mettere in scena dei semplici giochi di prestigio. Personalmente io non sono tra i testimoni di Gustavo Roll e in più sono scettico per natura. Pertanto ho deciso di indagare sul fenomeno Roll da scettico, partendo quindi col dubitare delle testimonianze di coloro che raccontano cose straordinarie, ma attenzione, dubitando anche di coloro che per partito preso negano il fenomeno così a prescindere. Ho voluto analizzare i racconti dei testimoni e ho voluto anche analizzare le argomentazioni di coloro che affermano che Roll fosse in sostanza soltanto un mistificatore, un imbroglione. Bene, dalla mia ricerca sono venuti fuori due libretti che sono disponibili singolarmente, ma li ho anche riuniti in un volume unico. Trovate tutto come al solito sul mio sito. Se avrete voglia di leggere quello che ho scritto, scoprirete che le cose non stanno proprio così semplicemente come i detrattori di Roll tendono a credere e soprattutto tendono a far credere. Ovviamente mi è impossibile stabilire in modo assoluto che i fenomeni attribuiti a Roll fossero genuini, però di sicuro ho trovato parecchio lacunose, parecchio prive di fondamento le argomentazioni dei negazionisti. Se si analizzano con attenzione i discorsi dei negazionisti e i racconti dei testimoni, a mio parere si profila un quadro decisamente interessante che va in una direzione poco gradita ai negazionisti. Ma c'è poco da fare, finché le loro argomentazioni, le argomentazioni cioè di coloro che contrastano la genuinità dei fenomeni di Roll, finché le loro argomentazioni saranno quelle che ho esaminato nella mia indagine,
I testimoni di Gustavo Roll non vedranno di certo sminuita la propria credibilità e quindi la credibilità di Gustavo Roll. Alla prossima.